In questo video parliamo di un microfono che tu non vedi perché è montato a un po' più di un braccio di distanza, diciamo un braccio e un paio di mani di distanza, ed è sulla mia fotocamera. È il Joby Wavo Pro DS, un microfono dalle caratteristiche pazzesche, dal prezzo veramente ridicolo, che secondo me comprerai immediatamente. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi facciamo la review di questo microfono che ho comprato in super sconto su Amazon. Ti lascio il link in descrizione in modo che anche tu possa approfittare di questo regalo che Amazon fa e comprare questo microfono. È un microfono incredibile, è un microfono che ha un sacco di caratteristiche importantissime e che veramente può migliorare la qualità dei tuoi video, soprattutto se fai vlogging o se vuoi spendere 2 lire per ottenere un audio di qualità. Prima di entrare nel vivo, però, unboxing. Adesso che hai visto l'unboxing, entriamo nel vivo di questo video. Io ho qui un po' di informazioni perché sono veramente tante le cose che devo raccontarti. Allora, un microfono che si monta sulla fotocamera, come visto dall'unboxing, ha il jack per montarlo sulla fotocamera ed è un microfono con una batteria ricaricabile e sul sito di Joby c'è scritto che dura fino a 60 ore. 60 ore di lavoro. Cioè, lo carichi una volta all'anno probabilmente, e si ricarica con una comodissima porta USB-C. Io ho provato a ricaricarlo da zero perché ho fatto diversi test, si è scaricato perché è arrivato con mezza carica, si è scaricato, l'ho caricato e me l'ho caricato in una quarantina di minuti se non ricordo male, quindi anche molto veloce. Questo qui è un microfono con un pattern polare super cardioide, che cosa vuol dire? Che prende soprattutto ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e pochissimo di ciò che arriva dietro, quindi diciamo il miglior pattern polare insieme a quello ipercardioide per questo tipo di microfono. Io non amo i microfoni messi a così tanta distanza perché se non hai uno studio veramente super trattato è un grosso problema. Diverso è se hai la macchina fotografica in mano, vai in giro a fare vlogging, hai il microfono esattamente qui, è perfetto. Quindi diciamo che questo tipo di microfono nasce proprio per il vlogging, perché sono microfoni che si montano sulla fotocamera, quindi se fai filmati e vuoi un audio migliore rispetto a quello della fotocamera, se vai in giro e parli alla fotocamera, questo è il microfono perfetto, quindi clicca sul link e compralo adesso, perché costa una cifra ridicola. Spero che l'offerta, la promozione non sia ancora scaduta, perché è veramente sceso a una cifra ridicola. A proposito di caratteristiche molto importanti, c'è un filtro low cut a 100 Hz, che devi semplicemente attivare cliccando un tastino, ed è molto utile proprio perché questo microfono è pensato per persone che vanno in giro a fare vlog. Quindi un filtro a 100 Hz vuol dire che non taglia la voce la lascia assolutamente perfetta, ma va a eliminare tutte quelle frequenze, tutti quei rumori che si annidano nelle frequenze molto basse. Quindi direi che è una funzionalità, laddove sei in un posto abbastanza confusionario, sicuramente attivi questa funzionalità, la tua voce è pulita, mentre il resto non viene eliminato totalmente. Attenzione, non è un noise cancellation, è semplicemente un low cut filter, quindi attivarlo è meglio che non attivarlo in quelle situazioni. Un'altra caratteristica che per me è meravigliosa è la funzionalità che si chiama Safe Track. Che cosa vuol dire? Che ti registra una traccia col gain che hai impostato tu e l'altra traccia a meno 10 dB. Quindi se per caso dovessi andare in clip, hai la seconda traccia di emergenza a meno 10 dB che ti salva la vita. Ora, sicuramente i microfoni moderni hanno il 32 bit floating point, quindi non vai in clip, ma questo microfono costa pochissimo e ti dà comunque la sicurezza che qualsiasi cosa succede, tu hai attivato, semplicemente cliccando un tastino, il Safe Track, registri quello che ti pare con la sicurezza che se per caso vai in picco puoi andarti a recuperare o tutta la traccia e prendi la traccia a meno 10 dB, oppure ti prendi soltanto il pezzetto
che è andato in clip, lo prendi dalla traccia a meno 10 dB, lo importi nella traccia normale e hai risolto tutti i problemi. Sempre a proposito di gain, questo microfono ha una funzionalità fondamentale, ovvero uno switch che ti permette di impostare un gain a 0 dB, quindi non aggiungere niente, 10 dB o 20 dB. Perché è così importante? Perché, come ho detto già altre volte, ma trovi video sul mio canale dove lo spiego, l'audio delle fotocamere fa schifo. Ok, i preamplificatori delle fotocamere sono pessimi. Che cosa succede? Che utilizzando microfoni come questo, tu metterai a 0 o a 1 il gain della fotocamera e potendo dare più 10 o più 20 dB di gain non hai nessun problema. Infatti è quello che sto facendo io. Ho messo il volume della fotocamera a 1, se non ricordo male, e ho dato 20 dB al microfono. In questo modo sono sicuro che il mio audio sia di qualità. E questa secondo me è una funzionalità importantissima che chiunque dovrebbe utilizzare, perché se tu alzi il volume della fotocamera e abbassi quello del microfono, quindi fai esattamente il contrario di quello che ti ho detto, il tuo audio esce una schifezza. Quindi la pratica giusta è questa. Diminuire al minimo indispensabile 1, giusto per non disabilitare l'audio completamente, mettere a 1 il volume della fotocamera, del preamplificatore della fotocamera, e tutto il resto regolarlo col microfono. In questo modo hai un audio molto più pulito. Questo microfono ha diversi indicatori. Davanti a me c'è una lucina verde che mi dice che il microfono è attivo e sta funzionando. Questo è comodissimo perché quando sei da solo a registrarti hai quella lucina verde che ti dice ok, il microfono sta andando, quindi tutto a posto. Tu ti vedi nello schermo della fotocamera, quindi sei sicuro che audio e video li stai registrando. Nella parte posteriore ha lucine per ogni singola funzionalità, quindi se attivi il Safe Track si illumina una lucina, se attivi il filtro low cut si illumina una lucina, e in più ha un indicatore, un LED che ti dice verde quando il volume che hai settato è giusto, rosso quando stai per andare in clip, quindi anche questo è molto molto utile. Questo microfono però non è utilizzabile solo sulla fotocamera, ma grazie al cavo USB-C, quindi alla porta USB-C, lo puoi usare anche come microfono da collegare al computer. Ed è molto 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 comodo perché hai un microfono assolutamente versatile. Se ti serve con la fotocamera o lo smartphone, perché no? Lo utilizzi lì, se ti serve col computer, lo utilizzi sul computer. Quindi effettivamente un unico microfono per collegarlo dovunque ti pare. Durante questo video tu stai sentendo questo audio assolutamente pulito, quindi non aggiungo equalizzatore, non aggiungo compressore, semplicemente l'audio che esce fuori dal microfono collegato alla videocamera. Sicuramente l'audio, per quanto noi stiamo quasi bypassando il preamplificatore della fotocamera, però comunque inevitabilmente un pochino ci passiamo dentro, quindi l'audio non sarà mai perfetto come quando passi attraverso una scheda audio, un mixer digitale o un registratore. Però ovviamente se sei in giro, se stai facendo vlogging, se hai bisogno di una registrazione al volo, sei in un posto dove non puoi avere il computer, eccetera eccetera, microfoni come questo sono l'unica alternativa. Quindi è così. Ma io credo che tu l'audio che stai sentendo, sperando che tu abbia messo le migliori cuffie a disposizione, non è affatto male. Quindi secondo me è un audio abbastanza pulito, abbastanza direzionale, abbastanza pulito, il suono è molto molto bello e a questo prezzo, ti lascio sempre il link in descrizione perché il prezzo varia tantissimo, Joby ci ha abituato a fluttuazioni di prezzi folli, ti lascio il link in modo che tu possa comprarlo al miglior prezzo possibile. Dicevo, a questo prezzo non c'è microfono Rode, microfono Comica, microfono Dating, non c'è nessun tipo di microfono che regga. A questo prezzo è assolutamente da prendere adesso. Ora, io lo sai, non amo venderti cose, però Joby ci ha abituato con i microfoni wireless che ultimamente erano scesi addirittura a 13 euro. Questo qui, che se non ricordo male, costa 20 euro. Cioè, di questo stiamo parlando. Ok? Non pensare chissà cosa. 20 euro. 20 euro per un microfono del genere. Ora spero che quando tu cliccherai lo troverai a questo prezzo. Se no, aspetta, perché tanto i prezzi di Joby fluttuano veramente tantissimo. Quindi aspetta una settimana, 2 settimane, 3 settimane, un mese e lo troverai a un prezzo ridicolo. Allora sì, che vale la pena comprarlo. Ok? Io credo di averti raccontato veramente tutto, nel frattempo tu lo stai sentendo, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Ovviamente è un microfono montato su una videocamera, un microfono montato lontano da me, ma dovrei avere la videocamera in mano per ottenere il miglior suono possibile, quindi stai sentendo un suono bello, ma non il suono migliore che questo microfono può tirar fuori. E soprattutto, essendo un suono pulito, senza equalizzazione, compressione, denoiser, noise gate, DSR e quant'altro, sicuramente è un suono che lavorato può migliorare. Basta, mi sono dilungato tantissimo, ti ringrazio per aver guardato questo video e aspetto i tuoi commenti su questo mitico microfono.